Il lungomare di Bari è sicuramente una delle attrazioni più interessanti della Puglia, forse sarà di parte perché è la mia città, ma vi dico che per mitigare un po' la mia parzialità, oggi è sicuramente più interessante. A pensarci, a renderlo tale, è stata Peugeot Italia con il suo Electric Experience Tour che ha portato qui a Bari questo weekend la nuova Peugeot 308. Stiamo parlando della terza generazione di un'auto di enorme successo, questa segmento C, che è tipicamente Peugeot in tanti dettagli, ma allo stesso tempo è tipicamente 308, come vi farò vedere in questo video. Infatti direi di iniziare proprio dalla sua estetica, perché è un'auto secondo me cattivissima. Guardate già dal frontale i gruppi ottici LED disponibili su tutti gli allestimenti, che in particolare nelle GT e nelle GT Pack può essere diciamo implementato con la tecnologia di Peugeot Matrix LED, con questi fari che attualmente sono spenti e che quindi non posso mostrarvi, però potete già vedere da voi la loro cattiveria. Sono più sottili rispetto alla scorsa generazione, rispetto alla seconda, e in più presentano queste zanne che seguono un po' il corso stilistico, fanno seguire alla vettura un po' il corso stilistico di Peugeot che abbiamo visto per esempio con i nuovi modelli di 508 PSE. In questo video qui in alto nelle schede, ma non solo, abbiamo delle pesantissime nervature che sono ancora più visibili su questa vernice verde, tra l'altro un verde cangiante sotto il cielo azzurro e il sole barese qui oggi. Ma secondo me il dettaglio più interessante lo troviamo nella parte anteriore, perché questa calandra con dei listelli che da rettangolari, diciamo orizzontali, si trasformano in tanti piccoli puntini cromati, va a convergere verso il centro dove si trova il nuovo scudetto di Peugeot. Beh, è importantissimo, poi ve lo faccio vedere nel dettaglio nella parte laterale, ma sotto questo scudetto ci sono tutti gli ADAS, quindi i vari, più che altro i sensori dei vari ADAS che aiutano nella guida, nella sicurezza e nel comfort, ma sono stati sapientemente nascosti. Sopra lo scudetto c'è la retrocamera e in alto il lettering, anzi diciamo il numbering, per inventare un termine in inglese maccheronico, di 308. Ma è molto interessante questa calandra che va un po' a convergere appunto verso l'interno. In basso invece troviamo il posizionamento della targa sulla parte più sottile dell'anteriore di questa Peugeot, nella griglia appunto assottigliata della nuova 308. Ma vi ho parlato del logo. Il nuovo logo di Peugeot è questo qui, guardate un po', il leone che va a richiamare quello che era il logo storico di Peugeot negli anni 60, uno dei più celebri e sicuramente più eleganti. Ma voglio farvi ancora vedere qualcos'altro della 308, perché voglio parlarvi ad esempio delle sue dimensioni che comunque non modificano le proporzioni della vettura. Ve la faccio vedere anche nella vista laterale, guardate un po', tipicamente segmento C, ma secondo me si riconosce anche a primo impatto che stiamo di fronte ad una Peugeot 308. Parlavamo di dimensioni, cresce di 11 cm rispetto alla seconda generazione, quindi raggiunge una lunghezza di 4,36 m con un passo di 2,67 m. Purtroppo la pedana è stata appena lavata, ma in generale non possiamo salire per ora sulla nuova 308, ma vi dico che il passo di 2,67 m sicuramente la rende una segmento C molto ma molto confortevole. Una larghezza di 2,6 m ed un'altezza ribassata di 2 cm rispetto al passato. Ve la faccio vedere un po' nel dettaglio nella vista laterale, arrivando a un totale di 1,44 m. Questa è la sua vista appunto laterale. Cos'altro posso mostrarvi da questo punto di vista? Il fatto che l'auto, e ve lo anticipo rispetto al posteriore, presenta un design molto tridimensionale. Guardate un po' quanto è marcata la spalla, se vogliamo, la linea di cintura più che altro sulla ruota anteriore, dove troviamo anche uno scudetto laterale in nero molto elegante, circondato dal cromato. Qui abbiamo le calotte degli specchietti che inglobano anche la telecamera laterale per la vista a 360 gradi anche a volo d'uccello. Tra l'altro in questo allestimento GT abbiamo anche una interessantissima minigonna con queste appendici aerodinamiche che la rendono più efficiente, perché vi dico che l'efficienza è molto importante per questa vettura, e questa nervatura che corre andando un po' a tagliare lo sportellino per quanto riguarda il rifornimento di carburante, quindi lo sportellino classico, tutta la parte del 3/4 posteriore, molto aerodinamica ed interessante. Un montante C abbastanza pronunciato e presente, chissà la visibilità posteriore, ma secondo me lo scopriremo in un test drive in futuro. Ma siamo arrivati nel posteriore.
Qui attualmente la vettura è spenta, ma già di giorno posso farvi vedere che presentano i gruppi ottici posteriori dei listelli, quindi dei tre graffi che sono più obliqui rispetto alla scorsa generazione di 308, si illuminano di rosso a contrasto con la superficie nera, quindi brunita del gruppo ottico full LED, ma anche di tutta questa fascia che rimane nera e va ad unire in gloss black i fari full LED posteriori, e appunto rappresentano tre graffi obliqui molto cattivi, ma voglio spostarmi più verso la parte laterale per mostrarvi anche qui la tridimensionalità di questa superficie. Guardate un po' quanto è scavata sotto il gruppo ottico. Siamo arrivati appunto nel posteriore, dove l'auto presenta delle proporzioni interessanti, questa fascia che va ad unire un po' i gruppi ottici insieme a quanto è poggiata la vettura la fa sembrare più larga di quanto non sia. A ciò contribuisce sicuramente questo paraurti con uno splitter tutto quanto in gloss black, con delle cornici che simulano la presenza di terminali di scarico, e quindi va un po' a dare contrasto a questo verde scuro. Non posso aprirvi il baule, ma vi dico che la capacità di carico ammonta a 412 litri, non nella versione che stiamo vedendo in questo momento. Perché? Perché, come vedete, abbiamo un secondo sportellino sul lato sinistro della vettura dove si può collegare la presa di ricarica. Qui c'è una colonnina portata da Peugeot Italia con il loro bel track per l'hospitality di questo evento, perché ci troviamo dinanzi alla versione hybrid di Peugeot 308, quindi una plug-in hybrid, un'ibrida alla spina. Abbiamo anche un badge a ricordarcelo con H ed Y in verde acqua / azzurro, e appunto ci troviamo dinanzi ad una plug-in hybrid che vede la capacità del baule scendere da 412 a 361 litri. Prima di dare uno sguardo agli interni, dare un attimo un'anticipazione rispetto al futuro, potremo portarvi nel dettaglio magari in un test, in una prova su strada di questa 308, voglio mostrarvi anche i cerchi molto interessanti, più pieni, in perfetto stile diciamo aerodinamico, e che punta tutto all'efficienza. Ci troviamo dinanzi ad una gommatura Michelin 225/40 ZR18, che è praticamente il massimo raggiungibile sulla Peugeot 308 di ultima generazione. E direi di dare uno sguardo quindi agli interni. Apriamo la vettura, vi faccio dare un attimo una piccola visuale di anticipazione su questo abitacolo. Guardate un po', rimane il volante piccolino e compatto, con anche le cuciture, le impunture a contrasto non solo sul volante, ma le ritroviamo anche sul pannello porta. Guardate un po' il verde kryptonite, che se vi ricorda qualcosa, esatto, sto parlando della 508 PSE, e lo si ritrova anche nel tunnel centrale, che vedremo a breve andando un po' dall'altro lato. Ma appunto abbiamo un volante molto compatto, dietro di esso le palette per il cambio automatico EAT8 nelle varianti plug-in hybrid, e dei sedili molto avvolgenti che sicuramente sapranno ben contenere nelle curve. Sono in misto similpelle e alcantara, sempre con le cuciture in color kryptonite. Un cielo della vettura completamente nero che va un po' ad incattivire questo abitacolo, ma voglio chiudere il pannello porta, anzi prima voglio mostrarvi il pannello porta prima di chiudere la portiera, con anche qui similpelle, tutti quanti i controlli dedicati al controllo, diciamo all'hub dei finestrini e degli specchietti, lo speaker e una tasca in basso. Qui abbiamo plastiche un po' più rigide, qui sono più morbide come di consueto nel mercato dell'auto, ma chiudiamo la portiera con anche la maniglia predisposta per il keyless, oltre che per l'avviamento, anzi l'inserimento, scusatemi, della chiave classica. Insomma, qui c'è la presa, a breve torneremo a parlare un po' dei suoi motori, delle sue varianti, ma voglio girare ancora un po' attorno alla 308, perché dall'altro lato sicuramente avremo una visuale migliore di questi interni. Nel frattempo Bari è più viva che mai durante questo weekend estivo, ma la mia attenzione, e penso anche la vostra, è tutta sulla nuova 308. Direi di dare uno sguardo appunto agli interni da questo lato, dove abbiamo una visuale sicuramente più chiara. Adesso è tutto scuro, ma lì al centro c'è lo schermo dell'infotainment. La tecnologia nella nuova 308 nel 2021 è divisa principalmente in
diciamo in 3 parti. Abbiamo gli ADAS, quindi i sistemi di sicurezza e resistenza alla guida con i vari radar e sensori presenti all'esterno dell'auto. Davanti al guidatore abbiamo il 3D iCockpit da 10 pollici e al centro della plancia un nuovo infotainment, l'iConnect di Peugeot, sempre da 10 pollici, che non presenta più dei pulsanti fisici immediatamente sotto, ma una barra completamente touch e configurabile con un sistema chiamato iToggle, quindi dei pulsanti che permettono di essere configurati per donare a chi guida o comunque chi lo utilizza da passeggero delle shortcut, quindi delle scorciatoie per l'utilizzo di questo sistema che tra l'altro è connesso, presenta anche la navigazione connessa con un sistema di navigazione TomTom e anche la connettività tramite cavo USB-C nell'anteriore e wireless soprattutto per quanto riguarda Android Auto ed Apple CarPlay. In generale il design di questo abitacolo è molto tridimensionale, come anche il 3D iCockpit della vettura. Guardate un po' la linearità di queste bocchette dell'aria condizionata che corrono per tutta la plancia, e secondo me è utilissimo che siano state posizionate così in alto, perché appunto permettono di raggiungere in maniera più confortevole lo schermo dell'infotainment, ma soprattutto il getto in una giornata così calda come quella di oggi permette di non arrivare dritto sullo stomaco di chi guida e di chi è passeggero in quest'auto, e quindi di non fargli venire qualche problema di salute, ma appunto di rinfrescarlo in maniera molto intelligente. Guardate un po', anche oltre alla linearità della plancia, anche la tridimensionalità in questa parte concava, con tanti materiali diversi. Qui abbiamo una plastica soft touch, un materiale che ricorda un po' l'alluminio spazzolato. È un abitacolo che in generale ha tante chicche anche a livello di, se vogliamo, scompartimenti per riporre oggetti. Abbiamo una presa 12 volt nell'anteriore, 2 portabicchieri nascosti nel tunnel centrale, e sempre nel tunnel centrale vi mostro un po' il pulsante di drive mode, oltre che il selettore del cambio shift by wire, quindi un piccolo selettore che permette di avere molti meno meccanismi e molta più elettronica, quindi molto meno spazio occupato appunto dal cambio automatico stesso all'interno della vettura. Abbiamo anche la modalità B per la frenata rigenerativa. Voglio mostrarvi, prima di passare ad una disamina delle motorizzazioni disponibili, anche la parte posteriore, dove troviamo tanto altro comfort, una seduta che sembra più regolare che nell'anteriore, con sedili meno incavati ma secondo me ugualmente contenitivi in curva. Abbiamo delle luci di cortesia nel cielo della vettura che è tutto nero, tutto scuro, ma penso che si riescano a vedere, e in basso un tunnel centrale non eccessivamente alto per fortuna, la conformazione per le ginocchia di chi siede dietro nel sedile anteriore, 2 bocchette regolabili per l'aria condizionata dietro e anche 2 prese USB-C per caricare lo smartphone o anche per connetterlo, che è una cosa rara e prerogativa esclusivamente di auto del segmento premium, ma è evidente che ci sono anche altri dettagli che vogliono proiettare la nuova 308 nel segmento premium. Sto parlando di questo nome qui, perché anche su questa c'è l'ottimo impianto audio hi-fi focal, quindi un impianto audio che vi permetterà di viaggiare, di fluttuare anzi in un viaggio con la vostra playlist preferita. Ma appunto parliamo di motorizzazioni, perché vi faccio vedere ancora una volta il badge hybrid di questa 308, perché ovviamente Peugeot proietta tutto sul futuro e sulla mobilità, neanche a dirlo green. Guardate quanto è verde e quanto è bella in questa tonalità cangiante la nuova 308, e quindi ha portato qui a Bari oggi una motorizzazione, un'auto in variante hybrid, che è, badate bene, una delle 2 varianti, perché abbiamo 2 plug-in hybrid per quanto riguarda la nuova Peugeot 308. Infatti c'è la 225, la Hybrid 225, ossia 225 è il cavallaggio massimo raggiungibile cumulativamente dal motore termico da 180 cavalli e da quello elettrico da 110 cavalli, per un'autonomia massima raggiungibile grazie al suo piccolo pacco batterie da 12,4 kWh fino a 60 km. Stessa autonomia, stesso pacco batterie, stesso motore elettrico, ma in combinato con quello termico da 150 cavalli benzina, montato sulla versione Hybrid 180. Tutto ciò abbinato ad una trasmissione automatica iEAT8, quindi pronta per diciamo il montaggio l'utilizzo su vetture plug-in hybrid e quindi elettrificate, automatico ad 8 rapporti, veramente fluidissimo, di casa Stellantis. Oltre a questo ci sono, non temete, delle motorizzazioni un po' più classiche, perché sono presenti il PureTech benzina 1200 da 110 cavalli abbinato ad una trasmissione manuale a 6 rapporti, o anche da 130 cavalli abbinato in alternativa al manuale 6 rapporti oppure all'automatico EAT8. Stessa scelta di trasmissione anche per
per la diesel Blue HD 1500 4 cilindri da 130 cavalli. In ultimo, ma non per importanza, perché secondo me gli ADAS sono sempre più importanti sia per il comfort ma soprattutto per la sicurezza delle vetture di ultima generazione, è il caso di parlare di ADAS, perché abbiamo parlato dei sensori nascosti sotto lo scudetto nella calandra anteriore. Vi ho fatto vedere le varie telecamere nascoste in maniera molto saggia tutto intorno alla vettura, ma è il caso appunto di parlare di questo Pack Drive Assist 2.0, quindi questo pacchetto completo di sistemi di sicurezza ed assistenza alla guida in arrivo nei prossimi mesi su questo modello, che comprende il cruise control adattivo con funzione di stop and go, quindi l'auto arriva a fermarsi adattando la propria velocità in base a chi ci precede, il lane keeping, quindi il mantenimento di corsia attivo, anche il semi automatic lane change, quindi per la guida autonoma di livello 2 abbiamo anche il cambio di corsia in base appunto al mantenimento della carreggiata e al cruise control adattivo. L'auto cambia corsia praticamente da sola, ma anche l'adattamento della velocità in base alla segnaletica stradale e alla sua lettura da parte dei vari sensori di questa vettura, l'adattamento della velocità fino a 180 km/h in curva, quindi l'auto riconosce un po' il raggio della curva e adatta la velocità per mantenere sempre ottime condizioni di stabilità, ma anche un altro sistema molto importante, questo soprattutto nella vita quotidiana, in situazioni per esempio di traffico in città, ma non solo. L'auto ha un sistema che abbiamo già visto su tante altre vetture, il blind spot, quindi il sensore di riconoscimento dell'angolo cieco che ci avvisa di una vettura che sopraggiunge, però pensate bene, fino a 75 metri indietro, quindi un utilizzo non unicamente cittadino, se magari stiamo uscendo da un parcheggio e riconosce il sopraggiungere di un'altra vettura nel traffico, ma anche per esempio in tangenziale in autostrada l'auto riconosce che sta arrivando una vettura in sorpasso fino a 75 metri dietro di noi, quindi un sistema veramente ottimo. Per tutte quante le altre informazioni vi consiglio di andare sul nostro sito www.wedrive.tv e inoltre, prima di salutarci, vi chiedo di farci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate della nuova Peugeot 308 2021. Io per adesso me la sto godendo sul meraviglioso lungomare di Bari in questa giornata caldissima, poco prima di andarmene a mare, ve lo prometto, e fateci sapere se quest'auto vi piace insieme a questo video con un bel pollice in su. Oltre a questo vi consiglio di iscrivervi al nostro canale, di cliccare sul campanello per ricevere le notifiche e di seguirci, oltre che sul nostro sito internet, anche su tutte le nostre piattaforme social, cercando sempre wedrive.tv.